Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale iCaterpie. Quest'oggi andiamo a vedere Empoleon Swampert per concludere così la nostra settimana dedicata ai Pokémon d'acqua. Sono due fase 2 e so bene che può spaventare, ma fidatevi, il mazzo è una bomba. Sigla e poi lista. Ecco qua la lista di cui parlavamo, Empoleon Swampert. Ragazzi, oggettivamente non c'è niente da fare, i Pokémon d'acqua hanno qualcosa in più rispetto agli altri, sono troppo belli. Analizziamo quelli che sono quindi i nostri Pokémon principali. Iniziamo con Empoleon, che è quello che è un po' l'attaccante principale del mazzo, soprattutto all'inizio. Non andremo a usare in particolar modo il Whirlpool da 90. Stranamente la parte forte di questo Pokémon è il primo attacco, Total Command. Questo attacco fa 20 danni per il numero di Pokémon in panchina di entrambi i giocatori. Questo significa che noi giocheremo sempre con la panca piena, quindi 100 danni li avremo sempre, e a seconda del numero di Pokémon dell'avversario faremo 120, 40, 60, 80. Certo, il nostro avversario così si trova in situazioni in cui o gioca con una panca più stretta per prendere meno danni, o gioca bello tranquillo ma prende tanti danni, quindi una scelta molto difficile da fare in alcune situazioni, soprattutto con alcuni mazzi. Il Pokémon di supporto, e lo dico tra virgolette supporto perché in realtà Swampert attacca e fa anche male. Power Draw, una volta per turno puoi scartare una carta dalla tua mano, se lo fai peschi 3 carte, quindi è uno Zoroark potenziato, se non fosse ovviamente che Zoroark pesca 2 ma è in fase 1, questo pesca 3 ma è in fase 2. L'attacco idropompa lo fa con 3 incolore, 80 più 20 per il numero di energie acqua lo è segnata. 80 più 20 significa che già di base con le 3 acqua assegnate lui fa 120, 40, 140, cioè 670 non sono dei brutti danni comunque da andare a fare. Le linee evolutive sono ovviamente al completo. Come starter abbiamo allora Vulpix senza energie, questo buco significa senza energie. Beacon, cerca nel mazzo 2 Pokémon che vuoi e metteteli in mano, è sicuramente il Pokémon con cui vogliamo iniziare. Dulcis in fondo, Oranguru non ci interessa assolutamente il secondo attacco, quanto più il primo invece. Prendi 3 carte che vuoi dalla pila degli scarti e mettile in fondo al mazzo. Molto situazionale, qualora finissimo le risorse è quel supporto in più che magari ci fa prendere un turno per le energie, candy, a seconda ovviamente di quello che ci serve. Le energie, Counter Energy, se siamo sotto di premi, quindi se noi abbiamo più premi del nostro avversario, questa energia provvede 2 energie di qualunque tipo. Noi non avremo una partenza sprint, recupereremo, e 2 acqua ci permettono di far saltare fuori un Empoleon dal nulla o addirittura far attaccare uno Swampert. Non è male. Questa invece è una sciccheria. Super Boost Energy Prisma. Ne possiamo avere soltanto una perché è una Prisma, e questa carta dice: se abbiamo 3 o più fase 2 in gioco, questa energia provvede 4 energie di qualunque tipo. Ora, ovviamente la andremo a mettere a Swampert per fare quanti più danni possibili, e vediamo se riusciremo ad arrivare a questa situazione. Dunque, andiamo ad analizzare gli addestramenti. Acqua Patch, assegna un'energia acqua, un po' come un'acqua in panchina. Dopodiché Grit Ball, guarda le prime 7 carte del tuo mazzo e se c'è un Pokémon lo puoi prendere in mano. Come potete vedere in questo mazzo giochiamo quasi 20 Pokémon, un terzo del mazzo è un Pokémon, mi aspetto di trovarlo sempre o quasi sempre. La Nesbo la conosciamo, la Brooklet la conosciamo, quello che forse non abbiamo ancora visto spesso nei mazzi è il Judge. Il Judge è una carta che finora non mi è capitato spesso di usare, ma è una carta che si sta dimostrando essere sempre più determinante in questo formato. Che cosa fa? Entrambi i giocatori rimischiano la propria mano nel mazzo per poi andare a pescare 4 carte. Questo può servire soprattutto all'inizio per dare fastidio all'avversario, quindi rallentare un attimino la sua avanzata, oppure quando l'avversario è già pronto con tutto quello che ha in mano, tutto quello che gli serve per attaccare in fase successiva. Noi comunque con Swampert andremo a recuperare tante energie, per cui siamo tra virgolette anche parati sotto quel punto di vista. Il resto del mazzo è composto da Palpad, recupera 2 supporter e metti nel mazzo, Rescue Stretcher per recuperare i Pokémon, Cynthia, Guzma, Lily e Kukui sono delle nostre oramai conoscenze note.
2 Choice Band per incrementare il danno, quindi di base l'Empoleon ha Kukui che possiamo riprendere Choice per andare a aumentare il danno. Vedremo se ce ne sarà bisogno. 2 fase 2, può funzionare? Andiamo a scoprirlo insieme. Allora, si possono dire tante cose interessanti su questo Empoleon Swampert. Intanto il mazzo di per sé risulta essere abbastanza economico, non gioca Lele, non gioca GX, non gioca carte particolari. Una volta trovate le fasi evolutive il resto fa da sé, per cui sicuramente ha dell'economicità. Sono tutti Pokémon non GX, tutti Pokémon da un premio, per cui anche quello è un valore aggiunto, soprattutto in questo meta. Molto, molto interessante, diciamo che il mazzo punta molto al cercare di dargli tutta la consistenza possibile. Cioè a dire che una volta che il mazzo si setta va via, va via, va via bene. Oh, allora, Sudowoodo ci dà un fastidio incredibile perché ci limita la panca e quindi andremo a fare meno danni del previsto. Quindi ha già una doppia assegnata. Non deve avere granché in mano. Rockra, Sudowoodo, ti direi un puzzle Zoroark Likarok sicuramente. Nestball, vado per l'amico qua. Energia e Beacon. Energia e Beacon, per cui 1 e 2. Dunque, il mio avversario non ha messo Zorua in panchina il primo turno, ha usato soltanto questa Lily. Cioè a dire che io di mio non ho usato comunque la supporter, per cui siamo messi alla pari al momento. Io ho già l'evoluzione, quindi non male, posso già mettere giù 2, il turno dopo ripeterò l'evoluzione, quindi bene, bene. Evolve già l'Icarrock. Allora, sicuramente vuole prendere tempo. Ora, non so se riesce anche a darmi un reale fastidio io. Ok, Cynthia. Allora, il Licarrock tolto il GX che ha sicuramente l'opportunità di farci il KO, il resto non è un reale problema. Noi abbiamo 160 di vita, per cui è lunga comunque. Allora, sono pieno di candy. Ritiro. Esco nuovamente con Vulpix. Prima candy. Dopodiché nuovamente Beacon. Vado a prendere sicuramente Swampert. Dopodiché direi un altro Mudkip. Ho anche l'ultima candy nel mazzo, per cui alla grandissima proprio. Ah, per forza di cose, giocando 20 Pokémon nel mazzo, qualcosa deve lasciare il posto. Quindi si giocano un po' meno ball del solito, un po' meno support del solito, un po' meno tutto, insomma. Ok. Mi va a prendere Empoleon. Dopodiché Judge. Peccato perché ero settatissimo. Vabbè, abbiamo trovato il Goose, ma se non altro. Ok. Allora, abbiamo trovato il Guzma, per cui chiameremo nuovamente davanti il Sudowoodo. Palpad, mischia Judge e Cynthia. E accettiamo questi 110 danni. Ok. Vulpix.
Allora, vediamo, vediamo. Allora, penso che mettere giù Swampert al momento è più importante rispetto che i Primplup, per cui Primplup e Swampert. Allora, aveva due carte, vediamo se ora con queste tre è riuscito a trovare un altro Guzma. Ah, la Great Ball fa tanto. Lele. Può scegliere adesso Guzma e torna a darmi fastidio, altrimenti qualcosa in più per settarsi. Io personalmente prenderei Guzma, poi lasciamo la parola a lui. No, nuovamente Judge. Ah, nuovamente Judge in realtà ci dà fastidio fino a un certo punto. In questo momento non è né carne né pesce, perché è vero che io mischio e pesco 4. Non ho pescato niente, però lui non ha modo, a meno di non pescare un eventuale switch o simile, di attaccare questo turno, per cui sarebbe un po' punto a capo. Ok. Difatti così è. Per cui direi Nespol. Tiro fuori un altro Mudkip. Dopodiché Beacon. 1 e 2. Allora, lui ha finalmente messo giù lo Zoroark. C'è da dire che ha già giocato tutte e due l'Icarok, per cui, a parte i Guzma che ha ancora nel mazzo, non dovremo aspettarci altre sorprese. Dunque, Ultra Ball fuori 2. Allora, è davvero strano questo mazzo. Passatemi il termine strano, perché oggettivamente con passare da un Buzzwole Shrine che gioca solo o comunque fa la sua forza sui Pokémon base a Empoleon Swampert, quindi addirittura due fase 2 nel mazzo, proprio, cioè, è davvero tanta la differenza. C'è da dire che finora non abbiamo ancora trovato neanche una supporter, quindi non importa quanti judge ci abbia fatto il nostro avversario, noi il supporto non ce l'avevamo né prima né dopo. Lui va a prendermi un Mudkip. Vabbè, io per fortuna sono riuscito a mettere giù il secondo Mudkip, per cui la cosa mi tange poco al momento. C'è da dire che continuare a fargli usare le supporter mi sta piacendo, per cui lui è dovuto usare un Lele per andare a prendere Guzma, per cui ora continuiamo a chiamargli avanti questo Sudowoodo che mi sta simpatico, va? Prendo un Primplup, prendo un Marshtomp, dopodiché energia al Primplup e nuovamente Beacon. Stavolta andiamo di fase 2. Tengo la Rescue Stretcher. Perché ho tenuto la Rescue Stretcher? Perché qualora lui riuscisse a tirare fuori un altro Guzma anche questo turno, il KO ce l'ha di sicuro, per cui altri due se ne vanno, per cui con la Rescue Stretcher andrei a recuperarne 3 invece che uno. Un'altra Ultra Ball. Nulla, ovviamente non gli serve niente. Ok, Lily, niente Guzma se un altro questo giro. Non ho idea se quel mazzo giochi Switch, Escape Rope o robe simili. Però fino a quando lui mi lascia settare io è una cosa che faccio più che volentieri. Voilà. Dunque, allora noi abbiamo
80, 100, 120, 140, 160, 180 danni. Per cui in realtà con una choice noi mettiamo KO e la cosa è molto interessante. La boost è interessante, però aspetto, non voglio ancora scoprire così le mie carte. Lily, da 3. Brooklet Hill ci piace. Ci piace, ci piace, ci piace. E... in realtà non abbiamo una grande scelta, essendo il terzo Mudkip Prize, per cui... Power Draw. Scarto una, pesco 3. Palpad e vado a riprendere i 2 Guzma. Dunque, Acqua Patch è una cosa che possiamo usare. Energia al Primplup. Perché energia al Primplup? Perché qualora lui usasse un Guzma per farmi KO un Primplup, tanto di cappello, Acqua Patch recupero l'energia, quindi va benissimo. Beacon, cosa vado a prendere? Vado a prendere un Vulpix da scartare con lo Swampert e un altro Primplup. Allora, me la sto prendendo abbastanza comoda, come potete vedere. Il mio avversario ha preso un premio, a me va bene perché ho, così facendo, le counter energy. Anzi, in realtà mi piacerebbe anche offrirgli un altro premio adesso. Andare a 4 per me sarebbe perfetto, perché posso fare un primo KO, lui mi dà il KO e un altro KO con la counter, quindi... Allora, sceglie di mettermi KO lo Swampert con il GX a questo punto. Va bene. Va bene, allora. Io qui che cosa ho da offrire? Lui ha 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 180 danni e l'Icaro ha 200 di vita, per cui mi basta anche soltanto il Q qui. Non vorrei sprecare la boost, sinceramente. Non vorrei, però... a mali estremi, estremi rimedi, se succederà, faremo anche quello. Abbiamo trovato una counter, molto bene. Kukui. Va bene, ci accontentiamo della counter. Rescue, rivischio 3 nel mazzo. Mudkip, Mudkip. Gli Swampert mi sembra che c'erano, per cui vado di Marshtomp. Ok, lo Swampert c'era. Altra barella, c'è. Counter Energy. Dopodiché... Acqua Patch. E do un'energia ad Empoleon. Dunque. Se abbiamo fatto bene i conti, 100 più 8 più Kukui, KO. Total Command. Pum! Andiamo a 4 primi pari. La cosa è molto buona per noi in questo momento, perché lui non ha modo di darci il KO in un colpo. Noi invece da questo momento inizieremo a picchiare, ma forte. Allora, il mazzo è veloce? Assolutamente no. Il mazzo è esplosivo? Assolutamente no. Il mazzo pecca un po' di consistenza? Probabilmente sì. Ma arrivato a settarsi, ragazzi, stiamo picchiando botte da 180 danni con 2 energie. E per di più, lui ha dovuto usare un GX per un attacco GX per mettere KO alla nostra arma di pescaggio, perché altrimenti noi continuavamo a settarci sempre di più turno dopo turno. E siamo anche
contro un Sudowoodo che ci limita, altrimenti avremmo avuto già 2 Swampert a quest'ora in gioco. Ora, le potenzialità di questo mazzo sono davvero davvero interessanti. Non dubito minimamente che possa avere dei matchup orribili, prima tra tutto spread eccetera. Però noi abbiamo fatto un KO il turno prima, adesso con la choice gli facciamo un KO di nuovo e probabilmente gli prendiamo un altro. Per cui ora, per come la vedo io, il mazzo è tanta roba. 1, 2, guarda qua. Do pure la boost. Cynthia. Grit Ball. Ah, non trovare neanche un Pokémon con tutti quelli che hanno nel mazzo è imbarazzante. Vabbè, non importa. Mi prendo ciò che mi spetta. 210 danni. Wow. Wow. Preso lo Swampert. Manca la Candy ora. Prendiamo il KO? Assolutamente sì. Riusciamo a ridarlo? A meno che non ci scarta la choice? Assolutamente sì. Poi a chi non piace il blu? Dai, cioè, sfido oggettivamente qualcuno di voi a non apprezzare questo Pokémon. L'artwork è fighissimo. Il Pokémon in sé è molto 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 bello. È tutto un mazzo pieno di carte blu, altro che... Cioè, questo... Perché ragazzi, quando giocate l'estetica è importante. Cioè, bisogna guardarle queste cose. Per favore non presentatevi ai tornei con alcune carte in un modo, altre carte in un altro. Ok, il mio avversario concede. Bella! Che dire, nel momento in cui per i primi 4 turni non trovi neanche una supporter, ciò nonostante riesce a mettere in campo 3 fase 2 e ribaltare completamente una partita contro uno dei mazzi più forti del formato, direi che il mazzo ha assolutamente dato prova del suo potenziale. La lista, come al solito, è modificabile in mille modi. Preferite avere più consistenza con le bolle, preferite mettere più supporter, preferite cambiare tutto? Assolutamente, i miei come al solito sono spunti, ma tutti spunti impuntati a un gioco competitivo. E in questo momento questo Empoleon Swampert è competitivo a tutti gli effetti. L'avete visto ed è ancora molto bello. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale per non perdere tutto. Abbiamo festeggiato così la nostra settimana d'acqua. Ci rivediamo alla prossima con un'altra settimana. Bella!